La seconda stagione della serie Squid Game, ripercorrendo le orme della prima, ha riscosso un grandissimo successo. Oltre a detenere il record come serie più vista su Netflix, i social media sono letteralmente invasi da post e meme che ne aumentano l'appetibilità agli occhi degli utenti. Il successo di Squid Game non è per niente frutto della casualità. Anzi, il creatore della serie è un vero e proprio genio. Hwang Tong-hyuk, che in un'intervista ammise di essersi ispirato anche a crisi sociali realmente avvenute, ha saputo trattare alcuni temi che rappresentano in pieno molti dei problemi della nostra società, dall'emotività alle differenze gerarchiche, che purtroppo ancora sono molto evidenti. Sono sicura che anche tu te ne sei accorto, che nella serie ci sono tantissime analogie con la vita reale. Anzi, alcune probabilmente non le hai notate. L'ultima in particolare è stata rivelata dal creatore stesso in un'intervista. Sei mai stato tentato di fare qualcosa che sapevi fosse sbagliato o pericoloso solo per uscire da una situazione difficile, in cui senti come un cappio che ti stringe la gola? Oppure hai mai sentito che nonostante tutti gli sforzi, le continue lotte quotidiane, il sistema ti stesse spingendo sempre più giù? Squid Game non è solo un gioco o una semplice serie TV, ma una riflessione crudele sulla nostra società, un potente specchio della vita reale. La lotta per la sopravvivenza, l'assenza di giustizia, le dinamiche nei rapporti sociali e l'inevitabile disumanizzazione che ne derivano sono problematiche reali che riguardano milioni di persone in tutto il mondo. Quello che osserviamo in Squid Game è una distorsione estrema della realtà, ma gli elementi che compongono questa distorsione sono basati su meccanismi che vediamo quotidianamente nella nostra società. Dai debiti opprimenti alle lotte di potere invisibili, fino alla disumanizzazione che queste causano e che spesso ignoriamo. Tutto ciò che accade nella serie non è solo intrattenimento, è la nostra realtà, amplificata, cruda e senza filtri. Se pensi che Squid Game sia solo una storia fittizia, preparati a ricrederti. Quando si parla di Squid Game, la prima cosa che viene in mente è sicuramente la disperazione dei partecipanti. Essi non sono costretti, volontariamente decidono di partecipare a dei giochi, anche dopo che sanno che questi sono mortali, esclusivamente per una speranza di riscatto economico. Molti di loro sono persone comuni, con debiti insostenibili e una vita che sembra non avere più vie d'uscita. La loro scelta? Partecipare a un gioco mortale pur di ottenere una somma di denaro che cambierà loro la vita. Ovviamente nella vita reale non esistono giochi del genere, ma persone disperate sì, pronte a vendere la loro dignità, il loro tempo, la loro anima, pur di raggiungere quel riscatto economico che tanto sognano, o per sfuggire a condizioni di estrema povertà e indebitamento. Ogni giorno nel mondo reale ci sono milioni di persone che vivono con una costante paura legata alla loro situazione economica. Le persone sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di evitare il fallimento. E in molti casi le difficoltà economiche non ti danno altre opzioni. Il sistema ti spinge a giocare il gioco per un'opportunità che sembra impossibile da raggiungere senza compromessi. Di esempi concreti ce ne sono molti. Basti pensare alle criminalità organizzate e le continue minacce che impongono alle persone pur di avere interessi spesso non dovuti. Oppure un esempio può essere il debito studentesco, che soprattutto in paesi come gli Stati Uniti è una vera e propria trappola. Giovani che escono dalle università con centinaia di migliaia di dollari da restituire e una volta entrati nel mercato del lavoro si trovano ad affrontare stipendi che non bastano nemmeno a coprire le spese quotidiane. In un certo senso, anche loro si trovano intrappolati in un sistema che li costringe a giocare per trovare una via d'uscita. In Squid Game, la disuguaglianza non riguarda solo il denaro, ma anche e soprattutto il potere. I VIP che osservano dall'alto i giochi non sono solo spettatori, sono testimoni di un sistema che sfrutta la disperazione degli altri per trarne piacere. È un concetto che non possiamo ignorare, perché nella nostra realtà, in modo molto simile, il potere è spesso concentrato nelle mani di pochi, mentre la maggior parte della popolazione vive in una condizione di impotenza. Ti sei mai sentito impotente davanti a un sistema che sembra non rispondere alle tue esigenze e quelle dei tuoi pari? In Squid Game, i VIP sono la rappresentazione di coloro che nel mondo reale controllano i flussi di ricchezza e potere,
senza preoccuparsi delle conseguenze per chi sta sotto di loro. Un esempio evidente sono le grandi multinazionali. Pensa come i top manager guadagnano cifre stratosferiche, mentre i dipendenti fanno fatica a coprire il costo della vita. Un sistema che premia solo i vertici e lascia indietro chi fa il lavoro quotidiano. Questo accade anche nelle banche o nelle istituzioni finanziarie, dove le crisi vengono create da chi sta in alto, ma a pagarne il prezzo sono sempre i più vulnerabili. Uno degli aspetti più disturbanti di Squid Game è la disumanizzazione che i partecipanti subiscono. Quando si è costretti a giocare per la propria vita, ogni valore morale viene messo alla prova. I partecipanti iniziano a tradirsi a vicenda, a fare cose che mai avrebbero pensato di fare, pur di sopravvivere. Questo ci porta a una domanda cruciale. Fino a che punto saremmo disposti a spingerci se fossimo noi al loro posto? La verità è che ognuno di noi ha il suo prezzo, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Nella vita quotidiana, quante volte ci troviamo a dover scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è più conveniente? E in un mondo in cui i compromessi sembrano la norma, quanto ci discostiamo dalla nostra moralità per ottenere ciò che vogliamo? Un esempio che può sembrare banale, ma calzante. Una carta gettata per terra per mancanza di cestini. La cosa più giusta sarebbe quello di tenerla con sé e gettarla a casa. Ma è conveniente per l'individuo? Oppure immagina di trovarti in una situazione in cui una decisione potrebbe compromettere il tuo futuro o quello della tua famiglia. In quel momento i confini morali diventano sfumati. Potresti sacrificare qualcuno per assicurarti un futuro migliore? E questo non è così lontano dalla realtà di molte persone che lottano per avere una vita decente, talvolta scegliendo il male minore pur di non soccombere. Un altro tema inquietante che emerge in Squid Game è la spettacolarizzazione della sofferenza. I VIP che guardano i giochi sono perfettamente indifferenti alla morte e al dolore che si svolgono sotto i loro occhi. E questo purtroppo accade tutti i giorni sotto i nostri occhi nella nostra società. Tutti i giorni vediamo guerre consumarsi, scuole e ospedali bombardati, donne e bambini che muoiono, malnutrizione e mancanza di cibo in tantissimi posti nel mondo. Sebbene non ne siamo indifferenti emotivamente, le azioni che facciamo in quanto umanità per cambiare le cose sono nulle purtroppo. Oppure un esempio ancora più calzante può essere quello dei reality show. La sofferenza, la lotta, il conflitto sono diventati il cuore di tantissimi programmi che dominano le nostre televisioni. Non è poi così diverso da quello che vediamo in Squid Game. La sofferenza diventa qualcosa da guardare, quasi come una forma di intrattenimento, dove il dolore altrui o la guerra interpersonale è ridotto a uno spettacolo. La serie Squid Game, come dichiarato dallo stesso regista Hwang Tong-hyuk, è una critica esplicita al sistema capitalistico moderno. La serie descrive una società in cui l'arricchimento e il successo personale sono spesso raggiunti a scapito degli altri, evidenziando i costi morali e umani di questo sistema. Ogni gioco rappresenta una sfida che i partecipanti devono affrontare per sopravvivere e vincere un'enorme somma di denaro. Ma il prezzo da pagare è alto, la vita stessa. Questo meccanismo è una metafora estrema di come il capitalismo funzioni in molti casi nel mondo reale. In un sistema dove la competizione è spietata e le risorse sono limitate, solo pochi possono emergere vincitori, mentre la maggior parte è destinata a fallire, o peggio ancora, a essere schiacciata dal sistema. Nella serie i partecipanti si trovano in un sistema chiuso, dove il montepremi finale è enorme, ma può essere vinto solo da uno. Questa è una metafora chiara del capitalismo moderno, che promette il successo individuale, ma solo a chi è disposto a competere e spesso a schiacciare gli altri. Un esempio concreto nella serie è nel gioco delle biglie. I partecipanti sono costretti a tradire i loro compagni per sopravvivere. Questo rappresenta la logica spietata del o vinci o perdi, che governa molti aspetti del capitalismo. I personaggi che tentano di mantenere i loro valori morali, come Ali, finiscono per essere sfruttati e traditi. In questo contesto, Squid Game ci pone una domanda fondamentale. Siamo davvero disposti ad accettare un sistema che ci costringe a scegliere tra la nostra sopravvivenza e quella degli altri? E soprattutto, quale costo umano siamo disposti a pagare per continuare a inseguire questa illusione di successo?
In Squid Game, i partecipanti devono affrontare scelte impossibili e dilemmi morali che mettono in gioco la loro umanità. Ma alla fine, tutti noi siamo chiamati a fare le nostre scelte ogni giorno e in qualche modo siamo tutti coinvolti in un gioco simile. Perché la verità è che Squid Game non è solo fiction, è una riflessione dolorosa su un sistema che spesso ci costringe a fare scelte difficili, su un mondo che sembra premiare la sopravvivenza a discapito dei valori e della solidarietà. E tu, cosa faresti? Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale e condividi la tua opinione nei commenti. Parliamone insieme e soprattutto ricorda, il gioco non è mai davvero finito.